Salve e benvenuti sul canale dell'Alchimista. Io sono Dario e ultimamente mi sto dedicando al carving. Ho deciso di fare questo video in seguito alle richieste di molti di voi e anche alle critiche ricevute sotto i miei video, non tanto nei commenti su YouTube, ma sotto i post nei vari gruppi Facebook in cui ho ricondiviso il video. Non avevo mai messo in conto di fare un video del genere, perché io sono un autodidatta e la mia tecnica è tutto al di fuori che perfetta. Non ho nulla da insegnare, se le mie creazioni vi piacciono è frutto unicamente della passione che ci metto per realizzarle, per cui tutto ciò che dirò è ricavato dall'esperienza maturata in qualche mese di applicazione e va preso con le pinze. Le critiche che mi sono state fatte sono sulla poca sicurezza con cui eseguo i miei lavori. Mi viene sostanzialmente fatto notare che io per la mia manualità me lo posso permettere, ma un neofita che mi vede lavorare in quel modo potrebbe prendere un esempio sbagliato. E avete ragione, d'ora in avanti nei miei video cercherò di usare sempre le protezioni, o quantomeno di fare apparire all'inizio dei video un avviso in cui spiego che non vado preso come esempio per come faccio a lavorare. Ci tengo comunque a sottolineare che il carving è un'attività pericolosa in cui ci si può fare davvero male. Il mio obiettivo comunque non è quello di insegnare come si fa a scolpire o creare dei tutorial, ma di ispirare creatività, far sognare e intrattenere. Ora passiamo alla condivisione della mia modesta esperienza. Io personalmente ho realizzato il mio primo lavoro con un cutter e due scalpellini economici che si trovano nei fai da te. Pagai la confezione 4,50 € mi pare. Ho scolpito una sorta di spirito delle foreste in maniera molto istintiva, senza disegno, in un tronchetto di nocciolo preso qui fuori da casa mia. Il legno di nocciolo lo sconsiglio, è veramente duro e difficile da intagliare. Per giunta è pure fibroso, ma di legno ne parlo dopo. Quindi per provare a vedere se vi piace non serve spendere subito un sacco di soldi in attrezzatura specifica. Poi sono dell'opinione che uno tante volte quando si mette a fare pensieri tipo mi piacerebbe intagliare ma non ho il coltello adeguato, ma non ho lo spazio, ma non ho il legno giusto. Che serve secondo me è la creatività, l'intraprendenza, le protezioni e la prudenza. Poi se vedete che vi piace allora ci sta anche a fare degli investimenti. Subito dopo ho acquistato un Mora 120, è un coltello di qualità, lo si vede da subito. Ci sono artisti che riescono a fare delle cose incredibili utilizzando solo questo coltello, io non ci riesco. Mi servono molti più strumenti per fare dei lavori accettabili. Così ho provato il set della Coopet con cui mi trovo davvero benissimo. Non saranno i coltelli migliori che ci sono, ma sono i coltelli che mi hanno permesso di raggiungere i risultati che vedete oggi. Nulla di eccellente per carità, però comincio ad avere qualche soddisfazione. Per cui per il prezzo che hanno secondo me ci sta. Mi pare che costino sui 35 € o poco più, comunque anche di questo trovate sotto il link. Successivamente ho acquistato 4 scalpelli americani Ramelson e la versione decente giapponese degli scalpellini economici del fai da te. Per la filatura uso la pietra e la coramella. Vi lascio tutti i link degli attrezzi in descrizione. I coltelli si usano per sgrezzare, ma anche per i particolari se usati con la punta. Ovviamente più la lama è grande, meno dà la possibilità di lavorare su dei piccoli dettagli e viceversa. Gli scalpelli possono essere piatti o a V, in particolare io uso molto gli scalpelli a V per dare l'effetto dei peli e dei capelli, mentre gli scalpelli classici piatti li uso veramente poco. Ed infine le sgorbie. Queste a differenza degli scalpelli hanno una lama curva e anche queste sono molto utili, specialmente per scavare. Io ho provato essenzialmente 3 tipologie di legno. Il nocciolo, che sconsiglio assolutamente, come già dicevo prima, il tiglio e il cirmolo o pinocembro. Con il tiglio si va sul sicuro, è morbido e privo di nodi, un legno davvero pulito. Il più morbido è quello americano che trovate su Amazon. È trattato con dei particolari metodi di essiccazione che lo rendono appunto più facile da lavorare ma più poroso in fase di finitura. Infatti assorbe molto qualsiasi prodotto applicato, caratteristica che non mi fa molto impazzire. Va molto meglio col tiglio reperibile in Italia che è un po' meno morbido,
ma molto più bello da rifinire. E poi per ultimo il cirmolo o pinocembro, che dir si voglia. È in assoluto il mio preferito. È morbidissimo e con un colore molto più caldo del tiglio. Per non parlare poi del profumo che ha, eccezionale davvero. Ha come contro che si possono talvolta trovare diversi nodi all'interno del blocco di legno, ma quando trovate il legno pulito è il meglio che c'è. Lo so che ho detto poco. Il fatto è che non ne so abbastanza per insegnare. Come ho detto in precedenza, io lavoro di istinto, senza alcuna regola o tecnica. Se fossi obbligato a darmi delle regole per intagliare, abbandonerei quest'arte all'istante. Ricordo che tutto ciò che ho detto sono pensieri miei, esperienze tratte dal mio percorso e gusti personali. Voi potreste preferire altri tipi di legno, di attrezzi o tipologie di intaglio. Spero che questo video vi sia piaciuto e stato utile. Se vi dovessero interessare degli altri video simili, che ne so, sulle finiture, gli impregnanti, eccetera, fatemelo sapere qui sotto in un commento. Grazie per aver guardato, se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like, di iscrivervi al canale e di condividere. Io vi do appuntamento alla prossima qui sul canale dell'Alchimista. Ciao! Spero di non dare il cattivo esempio con tutto questo assembramento.